Vediamo un po' se questa Thailandia è veramente così economica. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e oggi vediamo cosa riesco a comprare con 20 euro in Thailandia. Per questa sfida dei 20 euro ho scelto Chiang Mai perché a quanto pare è il 30% più economica della capitale Bangkok. Arrivare in questa città non è stato per nulla semplice perché per avere maggiore flessibilità nel mio itinerario ho deciso di prenotare all'ultimo momento. E quindi se non volete farvi 13 ore di treno, di notte, senza cuccetta, senza aria condizionata, con i ventilatori scassati, tutti i finestrini aperti, pieno di insetti, senza chiudere occhio, non fate come me. Detto ciò, ho un'intera giornata da passare qui in questa città, prima di spostarmi verso nord se riuscirò a risolvere l'ultimo problema, sì, perché c'è anche un altro problema, però ve ne parlo meglio nel prossimo video anche perché potrebbe interessare anche a voi. Quindi andiamo a fare colazione e iniziamo subito l'esplorazione. E al costo di 50 baht senza scontrino ho preso il mio primo mango sticky rice. Poi lì vicino ho incontrato uno strano signore che voleva portarmi non so dove, in una fabbrica, non lo so. Come vedete c'è del mango abbastanza maturo e due tipi di riso. E poi dovrei metterci sopra questo che credo sia latte di cocco e una granella. Mango e mango. E il riso è il riso. Quello che unisce è il latte di cocco. Non so se ce ne siano di più buoni o di meno buoni, perché è il mio primo mango sticky rice, però è molto buono. Mentre mangiavo il mio mango sticky rice notavo il signore lì in fondo, guardate che geniale che è stato. Il tipo lì, con il telefono in mano, lo vedete? Guardate un po' cosa fa. La genialata è stata inventarsi lo spaventare tutti i piccioni che sono là vicino e quindi così riesce a vendere le sue foto fatte col suo smartphone e poi gliele manda. Assurdo. E comunque questa alle mie spalle è una delle porte della città vecchia, della parte vecchia di Chiang Mai, e il mio ostello è proprio al centro della città vecchia. Qui siamo appena fuori le mura. Adesso però ho voglia di un bel caffè, ne ho bevuto solo uno in una settimana. Hello, can I have espresso? Mamma mia, 45 baht. Ah, avevo dimenticato di dirvi una cosa importante. Qui naturalmente non c'è l'euro, ci sono i baht e 20 euro sono circa 700 baht. Per chi non la conoscesse, comunque Chiang Mai è una città del nord della Thailandia, ricca di storia e cultura, è molto più piccola rispetto a Bangkok ed è molto più tranquilla. È stata fondata circa nel 1200 e ospita oltre 200 templi. Inoltre siamo molto lontani dal mare e siamo a 1800 e qualcosa metri dal livello del mare. Questa è una zona molto più rigogliosa dal punto di vista della natura. Sembra un posto molto più tropicale, probabilmente molto simile a Bali, anche se ancora non ci sono mai stato. Adesso siamo a dicembre, quindi il periodo secco, non ci sono piogge e la temperatura è un po' più bassa rispetto a Bangkok, però d'inverno può scendere anche fino a 8-10 gradi. Comunque questa è la meta perfetta per i viaggiatori sia in solitaria che non, o comunque zaino in spalla. Nonostante ci siano dei locali internazionali, i prezzi generalmente sembrano più bassi rispetto a Bangkok. Un piccolo aneddoto riguardo la caratteristica dei cavi della Thailandia: da quello che ho letto è così perché quando c'è un guasto non sistemano, aggiungono. E comunque io sono dell'idea che finché sono in sicurezza è meglio lasciarli così, perché sono una caratteristica distintiva di queste zone qui. Ma adesso è arrivato il momento di andare a vedere almeno un paio di templi. Siamo arrivati al primo tempio, al Wat Khedi Luang. Adulti 50 baht. Questa struttura, come si vede simbolicamente, è sorretta da elefanti e dovrebbero essere a grandezza naturale. Questa è la zona dove abitano tutti i monaci. Anche qui, come vedete, ci sono un sacco di piccoli templi e poi c'è quello centrale, che è quello lì. Prima di proseguire al prossimo tempio, mi fermo un attimo al 7-Eleven qui di fronte per prendere una bottiglietta d'acqua. Mi troverete ovunque e saranno la vostra salvezza. C'è praticamente di tutto qua dentro, dalla colazione al pranzo, alla cena, accessori, igiene, tutto. E soprattutto sempre aperti 24 ore su 24. 5 baht. Sulla stessa strada a 100 metri c'è quest'altro tempio e dovrebbe essere gratis. Arte povera. Facciamo un giro a questo bel mercatino.
molto carino, vendono un sacco di souvenir, artigianato. Ed eccoci arrivati al secondo tempio a pagamento. Questo è il Wat Phra Singh. Vediamo quanto costa l'ingresso. Strano, online avevo letto che era ingresso a pagamento, però sono entrato senza problemi. Sono uno più bello dell'altro questi templi. Guardate che posto! È ora di pranzo e adesso vi porto in un posto super local, un po' più lontano dal centro, infatti mi sono dovuto spostare un pochettino. L'ho scoperto ieri per caso e a quanto pare sembra che la gente del posto ci vada volentieri a mangiare. Il piatto classico è il pollo allo spiedo che ho mangiato ieri, ma ce n'è anche un altro, ovvero il maiale alla griglia, che oggi voglio assolutamente provare. Il posto è veramente spartano, polizia stretta necessaria, molto, molto local, però mi piace. Ieri c'ero soltanto io, 2 cinesi e tutti gli altri thailandesi. Secondo me è una chicca che ancora nessuno aveva mai consigliato. Siamo arrivati. SP Chicken. E a riprova di quanto vi ho detto, il menù è solo in thailandese. Quindi adesso userò la funzione fotocamera di Google Maps per tradurre. E al costo di 90 baht ho preso delle buonissime ribs. Peccato che fossero poche. Ieri con il polletto intero mi sono state di più, però è costato anche il doppio. Quindi c'è ancora un pochino da riempire. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Il servizio è molto simile a quello della friggidoria Isola del Sole a Castro Marina. Ti danno il foglio scritto in thailandese, compri, scegli quello che vuoi, glielo porti alla cassa, paghi e ti portano il piatto al tavolo. Anzi, a Castro bisogna ritirarselo da solo il piatto, almeno qui te lo portano. Un'altra cosa da fare assolutamente in Thailandia naturalmente sono i massaggi, ce ne sono di vari tipi, io però vorrei fare quello ai piedi, vediamo cosa troviamo. E il mio primo massaggio thailandese è andato alla grande, per 120 baht ci voleva assolutamente dopo i primi 3 giorni di viaggio in cui ho percorso circa 60 km a piedi. Adesso vorrei andare da quella parte lì perché sono diverse volte che passo da lì e c'è un ragazzo bravissimo che disegna a mano libera delle cartoline e voglio vedere un po' quanto costano. Templi ad ogni angolo, che spettacolo! Ma prima delle salviette che qui servono come il pane. Non so cosa ci sia scritto, ma comunque sono costate 25 baht. No, non ci credo, non c'è il ragazzo. È stato qui tutto il giorno ieri, stamattina presto era qui, adesso non c'è. Mi toccherà ritornare più tardi, sarà andato a mangiare anche lui. Era proprio lì. E niente, visto che mi trovo qui vicino, torno un attimo in ostello, carico un po' il telefono, poi ci passerò più tardi. Ok, possiamo ripartire. Ho preso anche la seconda camera che ho dimenticato questa mattina. Ma porca miseria, il ragazzo non c'era neanche adesso. Se non riesco a prendere la cartolina non me lo perdonerò, però potevo prenderla ieri a questo punto, a saperlo. Ho voglia di qualcosa di fresco. Speciale. Che bello è qua. Sfilze di scooter ovunque. A differenza di Bangkok poi non c'è l'enorme contrasto tra grattacieli e baracche. Ad ogni angolo potete trovare baracchini che vendono cocco fresco e con quello solitamente potete andare sul sicuro perché lo aprono direttamente davanti a voi. E poi qui all'esterno della parte vecchia ci sono tutti questi baracchini qui che fanno street food. Però più tardi vi porterò ad un mercato notturno. Adesso devo risolvere un problema di cui parleremo nel prossimo video. Ciao everybody, I'm from Thailand, my name is TikTok. Lì hanno messo tipo delle luminarie, come se fossimo in Salento d'estate, ma non le ho ancora viste accese. Questo qui di fianco a me non è il fiume, ma è un canale che protegge tutta la parte vecchia, da tutti e 4 i lati. Niente, è la terza volta che passo, non c'è, oggi non c'è, ho fatto solo la mattina. Allora io vorrei attraversare questa strada qui, perché lì c'è un McDonald's e vorrei vedere quanto costa il caffè. La farò attraversare? Nuova sfida. Oh, l'unico momento di pace.
Ho preso il mio caffè, questa volta una tinozza di americano, e solitamente vengo dai McDonald's non perché il caffè sia buono, ma per vedere un po' la differenza di prezzi tra i vari McDonald's. Tendenzialmente in Thailandia il caffè è abbastanza caro considerando la media dei prezzi. L'ho pagato 90 baht, che sono quasi 3 euro. Adesso, come per la 20ª volta da quando sono in Thailandia, prenoterò un Bolt e sono il mezzo migliore per spostarsi qui in Thailandia, credo di avervelo già detto, quindi prenotiamolo subito. E vi porto al mercato notturno di Chiang Mai. Il mio driver dovrebbe essere qui tra 2 minuti. Ok, questo è l'Anusar Market. Dovrebbe essere un market interamente di abbigliamento, accessori, souvenir, e dall'altra parte, poi dove andremo dopo, si mangia. Se dovete fare qualche regalo, questo è il posto perfetto. C'è anche un po' di elettronica. Beh, ragazzi, mi sa che ce l'ho fatta a raggiungere le 20 euro. È stata la mia volta più difficile. Ci ho messo letteralmente tutta la giornata. Qui di fianco vi metterò una grafica, ho preso un sacco di cose. Adesso farò un giro in questo mercato qui. Penso che mangerò qualcosa, adesso comunque ve lo faccio vedere al volo. E niente ragazzi, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, spero che stiate apprezzando l'impegno che sto mettendo per far crescere il canale e per portarvi contenuti di qualità. Se è così, fatemi sentire il vostro supporto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per non perderci di vista se è la prima volta che vedete il mio video, e noi ci vediamo nel prossimo video, perché l'avventura continua. Ciao! È tornato il ragazzo delle cartoline il giorno dopo, adesso vado a parlarci. Thank you. 100 100. Finalmente sono felicissimo di aver preso la cartolina che desideravo da 2 giorni. Questa è per te, Ale.